Ragazzi, il primo competitor che strilla e si lamenta lo squalifichiamo per almeno 2 anni. Nel video di oggi vi porterò dietro le quinte dei campionati nazionali di caffetteria e lo faremo scoprendo e capendo cosa significa essere un giudice di questi campionati. Inoltre, il nostro amico detective ci svelerà qualche trucchetto per imparare ad assaggiare meglio il caffè. Tutto questo in questo video. E adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine e diamo un po' di contesto a questa storia, perché questo, ragazzi, lo so che non ci crederete, ma sono io qualche anno fa, nel 2016, quando durante la finale nazionale dei campionati baristi mi successe questo. Oh! Sorry about that. Sorry. Vi assicuro, ragazzi, che sono stati i 10 secondi più lunghi della mia vita. Ma nonostante tutto sono riuscito a mantenere la calma, finire la mia performance e ripulire tutto quanto, e grazie a questo gesto sono riuscito a prendere quello che è il titolo di campione italiano baristi nel lontano 2016. Ma oggi in questo video voglio farvi capire qualcosa di diverso, un punto di vista che nessuno mai racconta, quello di un giudice di questi campionati. Ma intanto cerchiamo di capire cosa sono queste gare, perché vi assicuro che vincerne una è qualcosa di meraviglioso e rappresentano, se vogliamo spiegarla in parole molto semplici, il fine dining della caffetteria. E ogni anno le finali nazionali si svolgono nella fiera chiamata SIGEP, una fiera dedicata al mondo del caffè, gelato, pasticceria, e si svolge a gennaio a Rimini. I campionati sono 7 diversi: barista, brewers, coffee and good spirit, latte art, cup tasting, ibrick e roasting. Ora, ragazzi, spiegarle tutte con tutti i regolamenti non è molto semplice, lo ammetto, ma soprattutto è una cosa lunghissima. Ma se siete interessati a questo argomento, magari scrivete nei commenti, non so, parole chiave come sono interessato alle gare, eccetera, e magari farò qualche approfondimento soprattutto nella chat Telegram, che, se non siete iscritti, ve lo ricordo, è gratuita e il link lo trovate sotto nelle descrizioni. Lì pubblico i retroscena e gli approfondimenti di ogni mio video. Ora, queste gare sono e rappresentano un po' tutti gli aspetti più importanti, dal seme all'estrazione, del mondo del caffè, e sono organizzate dall'ente più importante al mondo di caffè di qualità, la SCA, Specialty Coffee Association. Ora, queste gare, ragazzi, e questa associazione è appunto anche l'ente più importante che organizza corsi di formazione. Ora, la giuria dei campionati italiani di caffetteria è composta da esperti del settore, professionisti con anni di esperienza. E il loro compito è valutare ogni performance sia dal punto di vista tecnico che sensoriale, osservando la precisione dei movimenti, ascoltando la presentazione e soprattutto degustando il caffè con attenzione. Tutto è fondamentale per attribuire un punteggio che sia il più obiettivo e rispettoso possibile. Tutto questo compilando una scheda come questa, dove ci sono diverse sessioni e parti in base alla gara. Questo, ad esempio, è legato al campionato italiano baristi e ci sono diverse voci. Questa, ad esempio, si chiama accuracy. Ad esempio, cosa significa questa voce? Accuracy of the taste descript. Significa che il barista, ad esempio per quanto riguarda l'espresso, dichiara, mentre sta eseguendo appunto i suoi espressi, che avrà questi determinati sapori, ad esempio fragola, papaya, mango e fiori. Ovviamente, ragazzi, parliamo in queste gare sempre solo di caffè specialty. E noi giudici, se nel momento in cui ci serve la tazzina
andremo a seguire il nostro protocollo, assaggeremo il suo espresso e ritroveremo tutti questi sapori, allora daremo un determinato punteggio. Ma magari non sentiremo tutti questi sapori e allora ne sentiremo qualcosina in meno o qualcosina in più e il voto cambierà anche in base a questo. Non so se mi sono spiegato bene. E ragazzi, vi assicuro che c'è bisogno di un'altissima concentrazione sia per seguire la performance che nella scrittura delle motivazioni dei giudizi. Inoltre, noi giudici abbiamo delle regole fondamentali da rispettare per quando siamo on stage davanti al barista. Sorridere sempre e guardare il barista nel momento in cui parla o ci guarda direttamente. Noi dobbiamo fare del nostro meglio per farli sentire quanto più possibile a loro agio. Allo stesso tempo però dobbiamo scrivere e prendere quanti più appunti possibili approfittando magari dei momenti di silenzio o quando non ci guarda direttamente. Non possiamo parlare ed infine per quanto riguarda i giudici sensoriali assaggiare e descrivere nella maniera più dettagliata possibile e in pochissimo tempo quello che si percepisce. I team di giuria solitamente sono composti, ovviamente dipende dalle gare, da giudici sensoriali da 2 a 4, giudici tecnici 1 o 2 e un capo giudice che controlla e coordina il lavoro di tutti i giudici con l'aggiunta in alcuni casi dello shadow judge, un giudice che sta scrivendo e scriverà tutto ciò che il barista chiede. Scusatemi, dice. Ora però, prima di arrivare alle gare dovremo fare un piccolo passo indietro perché prima di arrivare al giudizio tutti noi giudici ci riuniamo in una stanza solitamente il giorno prima per la calibrazione, e cioè andremo ad assaggiare degli stessi caffè in contemporanea e tutti insieme e prima li valuteremo singolarmente e poi inizieremo a parlarne e a confrontarci e questo ragazzi vi assicuro è un momento meraviglioso e adesso vi faccio capire il perché. Immaginatevi un gruppo di esperti e appassionati che si riunisce in una stanza e inizia quello che a mio avviso è veramente il confronto più costruttivo dell'anno, dove impariamo e condividiamo tutto il nostro know-how tra di noi. Quando sei lì e spieghi cosa hai percepito da un caffè o ascolti cosa hanno percepito e che voto gli hanno dato e le vostre descrizioni e voti magari sono molto simili, credetemi, è veramente emozionante. Lì ragazzi ti rendi conto che la strada che stai seguendo è davvero quella giusta, perché ripeto, ti confronti con dei veri e propri professionisti di questo settore. Lasciatemelo dire, stupendo. Ma ora lascio la parola al nostro amico detective che ci dirà qualche trucchetto figo per imparare ad assaggiare il caffè a casa. A mio avviso il modo migliore per imparare a degustare il caffè in maniera un pochettino più professionale è decisamente quello di farlo a confronto tra due caffè. Ma mi spiego un pochettino meglio. Prendiamo magari due caffè un pochettino diversi tra loro, magari una miscela 100% arabica con una miscela che contiene un po' di robusta o una miscela 100% arabica con una singola origine e estraiamoli nella stessa maniera. Se mi posso permettere vi consiglierei di utilizzare metodi di estrazione come ad esempio il V60 o la moka più che l'espresso, perché sappiamo che l'espresso è una bevanda molto complessa. Con un foglio di carta e una penna e le nostre due tazzine pronte davanti a noi inizieremo a provare a descrivere almeno le intensità di alcuni attributi, come ad esempio il corpo. Quale tra queste due tazze ha più corpo? Il corpo, ricordo che è la parte densa, la parte tattile che percepiamo all'interno della nostra bocca. Oppure valuteremo attributi come l'acidità. Quale di queste due tazze ha maggiore acidità? E poi piano piano inizieremo a capire la qualità, cioè quale di queste due tazze ha un'acidità magari di maggiore qualità, un'acidità tendente al dolce o un'acidità più asciutta che ci asciuga la bocca. E poi inizieremo piano piano a valutare i sapori, cioè
Cosa riesco a percepire all'interno di questa tazza? Sento solo il cioccolato o altri attributi? Sento magari attributi negativi come il bruciato o sensazioni di questo tipo? Ecco, mettere a confronto due caffè è il miglior modo per iniziare ad imparare a degustare il caffè in maniera professionale. Ma se siete interessati meglio a questo argomento, scrivetelo sotto nei commenti perché potrei creare dei contenuti dedicati all'assaggio. Adesso però torniamo al video. Ed ora vorrei concludere questo video spendendo alcune parole su alcuni aspetti fondamentali di questo ruolo e credo di poter parlare a nome di tutto il team di giudici. Quando il barista inizia la sua performance, il tempo sembra dilatarsi. Ogni movimento è studiato, ogni parola ha un peso. Come giudice è fondamentale mantenere un equilibrio tra attenzione tecnica e empatia. Devi analizzare la precisione della tecnica, la qualità del caffè, la presentazione e persino la capacità di raccontare una storia. Allo stesso tempo devi essere consapevole del nervosismo e dello sforzo che il concorrente sta mettendo in ogni secondo di quella performance. Prendere in mano una tazzina è un atto solenne, sorseggi il caffè, percepisci i suoi aromi, il corpo, l'equilibrio e la complessità. Ogni giudizio deve essere fondato su criteri chiari, ma c'è anche un elemento umano, riconoscere e apprezzare l'intento dietro ogni scelta fatta dal barista e poi presentata a noi. Poi ragazzi, c'è la pressione sul palco. Non è solo il concorrente a sentire il peso del palco, anche come giudice sei esposto, il pubblico osserva, gli altri giudici discutono e tu senti il bisogno di essere all'altezza delle aspettative. Devi essere giusto e imparziale, senza lasciarti influenzare dalle emozioni o dalle pressioni esterne. Ogni valutazione deve essere una combinazione di oggettività e comprensione, sapendo che dietro ogni errore o successo ci sono ore di preparazione e dedizione. Io con questo video volevo congratularmi con tutti i baristi che hanno partecipato alle finali nazionali e soprattutto con il team di giudici che mi ha aiutato a crescere e ha giudicato con passione e professionalità queste gare. Per oggi mi fermo qui, grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!